Quest'anno mi è stato chiesto di fare uno ed un solo regalo di Natale, ovvero di evitare per tutta la durata delle festività di leggere le notizie informatiche. E posso ben capire che mi sia stato chiesto, perché sanno tutti quanti benissimo che sono più che capace di fare una capatanta a tutti quanti i commensali parlando sempre e solo di questi argomenti. Tuttavia, cosa vuoi? Quando sei lì con il cappuccino in una mano e il panettone nell'altra che fai colazione, vuoi che non ti cada l'occhio sulle ultime notizie? Beh, a me mi c'è caduto e quello che ho trovato mi ha fatto arrabbiare così tanto, ma così tanto, ma così tanto, che visto che non ne posso parlare con loro, allora ne parlo con te. E quindi, se ti senti pronto, iniziamo. A Natale si dice che siamo tutti più buoni e quindi io sono propenso a supporre che più buone diventino anche le nostre care amiche, le divinità del tubo. Tuttavia, come ben sai, fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio e quindi, nel dubbio, noi procediamo lo stesso con il nostro rituale apotropaico onde blandirle e magari, chissà, ottenere persino i loro favori. Disclaimer: i contenuti di questo video sono esposti a puro scopo informativo ed educativo. Andiamo avanti, va? Piccolo riassunto delle puntate precedenti di questa eterna telenovela. Microsoft aveva deciso che Windows 11 poteva essere installato soprattutto nella sua versione 24H2 solo ed esclusivamente cascasse il mondo su macchine supportate. E vabbè. Poi, tutto sommato, arrivava il Natale, siamo tutti più buoni, ok, facciamo una deroga, potete installarlo anche su macchine non supportate. Anzi, siccome sono buonissima, vi faccio vedere pure come fare. Poche ore dopo però cambia idea e scrive un altro articolone minacciandoci di morte se avessimo installato Windows 11 24H2 su macchine non supportate. Brutto, cattivo, non si fa e non avrai i regali di Natale se ci provi. Ok, ce ne facciamo una ragione. Ma adesso c'è una nuova puntata della telenovela in cui ci dicono che se installiamo Windows 11 24H2 esattamente come loro ci avevano detto di fare su macchine supportate, purtroppo, ops, non riceveremo gli aggiornamenti. Ebbene sì, molti membri della community, del forum ed anche della chat in questo periodo mi hanno scritto dicendo che non riuscivano ad ottenere gli ultimi aggiornamenti da parte di Microsoft. E parliamo di aggiornamenti importanti perché si tratta tutto sommato di patch di sicurezza. Ebbene, ho deciso anche per questo motivo di disubbidire a Babbo Natale e sono andato a leggere gli articoli e gli articoli che ne parlano in maniera diversa e dettagliata non sono uno, non sono due, bensì sono addirittura tre. Andiamo a dargli un'occhiata rapida. Tom's Hardware infatti ci avverte che se abbiamo installato Windows 11 24H2 utilizzando un pendrive USB esattamente come questo che abbiamo utilizzato sempre per effettuare le nostre installazioni pulite, non ci arriveranno gli aggiornamenti di sicurezza, mentre se l'aggiornamento è stato effettuato ad esempio dalla 23H2 alla 24H2 non avremo questo problema, ma andiamo a vedere un pochino più nel dettaglio. Microsoft ha lanciato un avviso importante per tutti quegli utenti che si accingono ad installare Windows 11 versione 24H2. Un bug critico infatti impedisce la corretta installazione dei futuri aggiornamenti di sicurezza se l'installazione è stata effettuata utilizzando un supporto fisico come CD o più correttamente DVD, perché non è possibile in realtà installare da CD semplicemente perché la ISO sul CD non ci sta, oppure le solite chiavette USB. In particolar modo questo riguarda tutte le installazioni che contenevano gli update rilasciati tra l'8 ottobre e il 12 novembre 2024, cosa che andremo a vedere con maggior precisione tra un attimo, ma continuiamo la lettura. Microsoft infatti specifica che il problema si verifica solamente quando il supporto è stato creato per includere gli aggiornamenti di sicurezza di ottobre 2024 o novembre 2024 come parte integrante dell'installazione
E attenzione, questo potrebbe essere il vero motivo per cui, come ho detto in un video precedente, per alcuni giorni la ISO di Windows 11 24H2 è misteriosamente scomparsa dal sito Microsoft. Infatti, quelle ISO incriminate contenevano proprio questi aggiornamenti come parte integrante dell'installazione e quindi andavano a generare questo problema. Questo significa che se a oggi scarichi la ISO di Windows 11 24H2 dal sito Microsoft, questo problema non dovresti averlo, o almeno dalle prove che ho effettuato io in questi giorni, questo problema non sussisteva. Ulteriori indizi importantissimi ci vengono forniti da HDBlog, che ci specifica nella fattispecie che gli aggiornamenti incriminati sono quelli di ottobre, che si chiama KB 5044284, e novembre, che si chiama invece KB 5046617, e questi numeri tra un attimo, come vedrai, ci saranno utilissimi. Ma andiamo avanti. Concludiamo infatti questa notizia con una calorosa raccomandazione da parte dello zio Bill in persona, che ci dice che per installare Windows 11 24H2 bisogna accertarsi che la ISO includa l'aggiornamento di sicurezza mensile di dicembre 2024, rilasciato per l'appunto il 10 dicembre 2024, oppure qualche versione successiva. Come si fa ad assicurarsi di avere questa versione? Niente, basta andare adesso, come abbiamo visto già tante volte nei video precedenti, sul sito Microsoft e scaricare la ISO aggiornata. Ma come facciamo invece a capire se abbiamo questo problema sul nostro computer e soprattutto, se lo abbiamo, come facciamo a risolverlo? Te lo faccio vedere subito. Per fortuna la soluzione al problema, almeno a detta di Microsoft, sembra essere molto semplice. La prima cosa che andremo a fare è una verifica se abbiamo ricevuto l'aggiornamento che finisce con 4284 e quello che finisce con 6617, e per farlo ci porteremo qui in basso sul tasto Start, andremo ad aprire le impostazioni tramite questo pulsante qui, successivamente sul lato sinistro ci porteremo sull'ultima voce, quella che si chiama Windows Update, ed una volta aperta andremo a verificare la cronologia degli aggiornamenti. Quello che verificheremo nella fattispecie è di aver ricevuto il 4284 ed il 6617. Se abbiamo ricevuto questi aggiornamenti sappiamo già di non essere parte integrante di questo problema. In caso contrario, quello che dovremo fare sarà tornare indietro su Windows Update cliccando qui in alto a sinistra e cliccare su questo pulsante, quello che dice verifica disponibilità degli aggiornamenti. Verificheremo che ci arrivino questi due aggiornamenti se sono mancanti, e nel caso in cui anche facendo questa operazione non dovessimo riuscire a scaricarli, tutto ciò che dovremo fare sarà chiudere la pagina delle impostazioni, tornare sul nostro browser e digitare nel motore di ricerca, come sempre, Gentiluomo Digitale. Effettuiamo la nostra ricerca e facciamo come sempre riferimento al primo risultato, quello relativo al dominio gentiluomodigitale.it. Clicchiamo per aprire il sito e qui in alto, una volta aperto, ci porteremo nella sezione che si chiama Downloads. Una volta aperta la pagina scendiamo un pochino più in basso fino ad individuare questi download qui, quelli che si chiamano KB 50 46 617 e KB 50 44 284. Se cliccherai sull'uno o sull'altro verrai portato alla relativa pagina di installazione diretta di Microsoft. Si tratta del catalogo di Microsoft Update, dove l'unica cosa che dovrai fare sarà individuare la versione relativa al tuo sistema operativo, che con tutta probabilità sarà quella che contiene x64 all'interno del nome. Se invece avessi un processore ARM, cosa molto più rara, sceglierai l'ultima voce, quella che appunto riporta ARM64. Una volta individuata la voce corretta, non dovrai far altro che cliccare sul pulsante download in corrispondenza della riga giusta e successivamente scegliere una di queste due voci che ti si apriranno per procedere al download del file.
Una volta terminato il download, per installare l'aggiornamento ti basterà fare doppio clic sul file appena scaricato e seguire semplicemente la procedura guidata passo per passo. Wow, e anche stavolta, nonostante i piccoli, premurosi, affettuosi sgambetti che mamma Microsoft periodicamente ci tende per assicurarsi che non ci annoiamo e per movimentarci la vita, ce la siamo cavata più che egregiamente e quindi non ci resta che zompare a pie pari al prossimo argomento, che sono niente po' di meno che i ringraziamenti del giorno, che quest'oggi vanno a Gianni Pasanisi e Fabrizio Fogagnolo per essersi abbonati al nostro canale. E quindi, cari amici, è con piacere che vi do il benvenuto a bordo della community dei gentiluomini. Ma attenzione, dobbiamo ringraziare anche Tux1979, Mauro, Angelo Galasso, Alexandra Sousa, spero di averlo pronunciato bene almeno questa volta, e Luca Geromin per i loro generosissimi super grazie, con i quali hanno voluto contribuire fattivamente alla vita della nostra community. Mi viene in mente tuttavia che questo potrebbe essere l'ultimo video prima dell'anno prossimo e quindi prima di stappare le nostre bottiglie di champagne o spumante a seconda delle preferenze. E quindi prima di concludere ci tenevo di tutto cuore a farti i miei migliori auguri per uno splendido 2025. E detto questo, mi manca un importantissimo ringraziamento, ovvero quello destinato proprio a te che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti, e detto questo non mi resta che salutarti e darti appuntamento al 2025.